Pare che fosse anche febbricitante Christian Pulisic. Meno male. Eppure entra dalla panchina, ribatte il risultato, doppietta, due gol che gli permettono anche di agguantare Lautaro Martinez a 7 gol nella classifica marcatori, gol che permettono alla squadra rossonera di riprendersi la testa insieme al Napoli a 31 punti, segue l'Inter a 30. Mi pare di capire che si inizia a delineare la forma lì in alto e quella forma è triangolare. Oggi mi sento di dire che davvero Inter, Napoli e Milan sono le tre squadre da attenzionare per la corsa a scudetto. Poi magari non arriveranno realmente loro tre in fondo, qualcuna cadrà prima, non lo so, ma mi sento dire che le squadre sono queste e c'è il Milan. E c'è il Milan perché se dicevamo non basta vincere gli scontri diretti col portiere che è sempre il migliore in campo, perché poi trovi squadre anche di medio-bassa classifica dove perdi punti. Oggi si era prefigurata la stessa situazione con un Torino addirittura avanti di 2 gol e potevi inevitabilmente perdere punti. Invece no, invece il Milan, seppur contro per carità la peggior difesa del campionato, e l'abbiamo visto, ma se non hai armi a disposizione e non li fai 3 gol poi, non li fai. E su una cosa non sono d'accordo, Christian Pulisic ha cambiato il risultato, non la partita, per il semplice fatto che la partita era già cambiata prima del suo ingresso. È bastato il gol di Rabiot, che è arrivato imminente, no, al 2-0, e già il Milan poi nel secondo tempo ha fatto la gara, cioè ha avuto le sue chance, ha avuto la doppia occasione clamorosa. Bertesaghi che c'era andato pure poi Ricci, non mi ricordo, forse sì. Comunque si vedeva che, no, spingendo il gol sarebbe arrivato. C'è da dire che Pulisic comunque serviva come il pane per il semplice fatto che con Leao che si è fatto male, Nkunku onestamente non la mette dentro neanche con le mani. Poi è anche cresciuto alla distanza, anche perché fare peggio del primo tempo era praticamente impossibile. Però risolve la partita. Ecco, non la risolve, che credo sia ancora più importante in realtà. Non è che sto togliendo, anzi, bisogna darglieli tutti i meriti a Christian Pulisic e al suo Milan. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo prima, come al solito vi invito a lasciare un like per l'algoritmo che come al solito se ne nutre, se ne ciba, per cui din don, attivate anche la campanella se volete seguire i prossimi contenuti, perché non è finita la giornata di Serie A, si parte subito con la Champions League, e poi di nuovo Serie A, e poi questo, e poi quell'altro, e fino a Natale si va veramente dritti. Per cui link in descrizione di che? Sì, se volete trovare anche gli altri profili social e tutto il resto. Grazie, ad ogni modo. Sì. Poi vado con, come si dice, col pilota automatico. Sì, oggi il Milan episodicamente passa in svantaggio anche per degli orrori, se vogliamo, perché è quasi, come posso dire, grossolano, no? Come Tomori in quella palla vagante, lui allarga le braccia che sapendo che ormai tu non puoi assolutamente prenderle in alcun modo in aria, ti stanno a guardare a tutto e tutti. Deve cercare di essere un po' più attento, e lì è stato molto sciagurato Tomori e la stava prendendo quasi un'altra volta Maignan, l'ha sfiorata, ci è andato vicino, ha indovinato l'angolo, ma stavolta non è riuscita a ribatterla fuori. Vai sotto e poi all'ennesima palla non controllata da come si chiama? Nkunku? Christopher Nkunku, no, perché no, è Nkulu il giocatore difensore ex Toro. No, sto facendo una confusione ormai, non lo so perché mi sono entrati in Kunku, Kalulu e Nkulu. Scusa, non lo so. E quindi ce li ho questi tre nomi e devo andarli a prendere, li devo andare a pescare. E dicevo, per me non può mai essere fallo perché ho visto tante tante proteste, ma onestamente si lascia andare troppo facilmente in Kunku, anzi
non ne ha stoppata una, almeno nel primo tempo non è riuscito una volta, no, a rendersi efficace. E bravo lì il Toro nel ribaltarla velocemente. E ti trovi 2-0, sai, può essere grigio per chiunque. Invece abbiamo visto comunque anche la fame, la cattiveria e l'intensità poi del Milan. Del Milan, che poi bisogna dirlo, ha soluzioni. Cioè, se fino a poco tempo fa qualcuno poteva pensare, il Milan sta andando avanti per le parate di Magnan, è sempre lui che fa il fenomeno. Non è solo lui il fenomeno. Se vogliamo chiamarlo fenomeno, Magnan, non è solo lui il fenomeno. Cioè, il Milan ha 4-5 punti fermi adesso, che non è poco, non è poco. E sicuramente ci mettiamo Modric, e sicuramente ci mettiamo Rabiot, e sicuramente ci mettiamo appunto Pulisic, e mi sento dire che sicuramente ci metto anche Salamakers, che al netto di alcuni atteggiamenti che non mi piacciono, tipo oggi è vero, ha subito un pestone, anche brutto, sicuramente da ammonizione, non di più, non scherziamo, però sembrava che, mamma, l'avessero... Cioè, temevo che ci fosse un cecchino sugli spalti, no, quelle cose non mi piacciono, eh, però è un giocatore che è da una vita, che vi dico, da prima che andasse addirittura alla Roma, che giocasse alla Roma, giocatore, ragazzi, che mette pallone in mezzo, fornisce equilibrio alla giocata, non ha paura di proporsi. È un giocatore che anche innervosisce gli avversari in qualche modo, che fa parte del pacchetto, e quindi so 5, almeno 5 punti fermi. Poi ci metti Leao, che è assolutamente un giocatore che quando è in stato di grazia è valore, e come se lo è. Tomori, che al netto di qualche sbavatura comunque è ritornato su livelli importanti, e lo stesso Gabbia, che come centrale, no, non mi dispiace. Per cui il Milan poi vai a vedere, la squadra c'è. La squadra c'è, le armi a disposizione puri, e oggi ha dimostrato con fame, con voglia, con cattiveria di andarsi a prendere questa vittoria. Cioè, sul 2-0, ribadisco, contro un avversario non inespugnabile, sicuramente, però poi ti potevi disunire, perché era successo più di una volta che non portavi a casa punti contro queste squadre qua. Invece stasera ha dimostrato di averlo fatto quello step in più, e quindi il Milan diventa sicuramente temibile. Poi, come dice sempre Allegri, se a marzo si arriva lì, poi il Milan diventa veramente un osso duro. È una squadra che farà sicuramente un buonissimo campionato. Per me nella rosa ha qualcosa in meno di Napoli e di Inter, ma lo compensa non giocando le competizioni europee, per cui attenzione, sarà sicuramente una bella lotta a tre, mi sento di dire. Poi vedremo chi cadrà, se qualche squadra cadrà o se arriveranno tutte e tre fino in fondo, però adesso lo spacco si è iniziato a creare tra le prime tre e le altre, mi sento di dire questo. Va bene? Non lo so se va bene. Mi spiace per Toro, che contento per Zapate che torna dopo cioè già era tornato, però che torna al gol dopo l'infortunio, anche un bel gol da attaccante se vogliamo. Però il Toro veramente deve trovare equilibrio. Ho visto Aslani, ragazzi, davanti alla difesa, certe amnesie, perché poi bravissimo Pulisic, assolutamente rapace, efficiente, però quanto spazio lasciato a uno come Pulisic, appunto. Quindi Aslani che proprio si perde tutto e tutti. Incredibile, incredibile. Quindi il Toro, attenzione, perché deve alzare un po' anche il rendimento, perché altrimenti potrebbe essere risucchiato per la lotta salvezza. Vedremo. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio.